Il Senato della Florida approva una legge che vieta la geoingegneria e la modifica del meteo. Un caro saluto a tutti e tutte su Canal 104 Plus, è il Plus che fa la differenza. Prima del sunto e della traduzione dell'articolo pubblicato su naturalnews.com del 5 aprile 2025, ricordo e invito a visitare sempre la preziosa pagina Indice Alfabetico, con oltre 3.500 voci fra video, audio, libri e documenti da scaricare gratuitamente in PDF, senza alcun abbonamento o sottoscrizione. Trovate sempre in prima battuta Remember di vecchi video adatti alle notizie o al periodo dell'anno. In questi giorni potete rivedere, cercando la voce Pasqua lasciate vivere anche i figli degli altri, il commovente video pubblicato sul secondo canale 2 Pass il 3 aprile 2021 di Alex Di Gaia. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male, da consultare aprendo le pagine a caso perché non succede mai nulla per caso. È gradito il semplice valore di una tazzina di caffè attraverso PayPal, link in descrizione. Il Senato della Florida approva la SB 56, soprannominata Legge sulle scie chimiche, con un voto di 28-9 che proibisce l'iniezione, il rilascio o la dispersione di sostanze chimiche nell'atmosfera per la modifica del meteo o del clima. Richiede inoltre di istituire un sistema di segnalazione per le sospette attività di geoingegneria. Il governatore Ron DeSantis sostiene la legge ma critica la versione della Camera per essere anacquata. Se approvata, la Florida diventerebbe il secondo stato a vietare la geoingegneria dopo il Tennessee. La legge vieta esplicitamente l'iniezione, il rilascio o la dispersione con qualsiasi mezzo di una sostanza chimica, un composto chimico, una sostanza o un apparato nell'atmosfera entro i confini di questo stato allo scopo esplicito di influenzare la temperatura, il meteo, il clima o l'intensità della luce solare. È una risposta alle diffuse preoccupazioni pubbliche sui potenziali impatti sulla salute e sull'ambiente delle pratiche di geoingegneria. La senatrice sponsor del disegno di legge, Ileana Garcia, ha sottolineato l'importanza della legislazione, osservando che i suoi elettori hanno ripetutamente espresso preoccupazioni sulle scie di condensazione, ovvero le scie chimiche. Ha affermato: «C'è molto scetticismo. Ho un problema con le persone che a volte spruzzano profumo intorno a me e non c'è nessun problema con le persone che spruzzano nell'atmosfera cose che in realtà non hanno alcun tipo di dati empirici e che semplicemente non si sa chi sono o cosa stanno facendo». DeSantis sostiene il divieto delle scie chimiche e il chirurgo generale della Florida, Joseph Ladapo, ha espresso il suo sostegno al disegno di legge, evidenziando i potenziali rischi per la salute associati alla geoingegneria. Un grande ringraziamento al senatore Garcia per aver guidato gli sforzi per ridurre le attività di geoingegneria e la modifica del meteo nei nostri cieli della Florida, ha scritto Ladapo su X. Questi aerei rilasciano alluminio, solfati e altri composti con effetti sconosciuti e dannosi sulla salute umana. Dobbiamo continuare a lottare per ripulire l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo e il cibo che mangiamo. Il governatore Ron DeSantis, pur sostenendo il disegno di legge, ha espresso frustrazione per la versione della Camera, perché la versione della Camera del disegno di legge non vieta del tutto la modifica del meteo, ma richiede una licenza per tali attività con sanzioni meno severe. DeSantis ha dichiarato: «La Camera dei rappresentanti della Florida ha sventrato la legislazione del senatore Garcia e vorrebbero di fatto codificare la pratica della geoingegneria e della modifica del meteo. Se la legge verrà approvata dalla Camera della Florida, la Florida si unirà al Tennessee come secondo stato a vietare la geoingegneria. La legge del Tennessee, entrata in vigore il 1 luglio 2024, stabilisce un precedente che altri stati stanno ora seguendo. Oltre 2 dozzine di stati, tra cui Kentucky, New Hampshire, Rhode Island e Dakota del Sud, hanno introdotto una legislazione simile nel 2024 e nel 2025, indicando un crescente movimento nazionale contro gli interventi atmosferici.
L'avvocato Nicole Shanahan, con sede in California, ha applaudito il disegno di legge sottolineando la necessità di denunciare le entità che finanziano progetti di geoingegneria. Vietare la geoingegneria a livello statale è un buon inizio, ma il vero cambiamento avviene quando denunciamo i cattivi attori che hanno finanziato questi progetti e sono fortemente impegnati a impedire la fine di tutto questo a livello federale, ha scritto Shanahan su X. Il dibattito sulla geoingegneria non è nuovo. Per decenni sono state sollevate preoccupazioni sulle potenziali conseguenze indesiderate di interventi atmosferici su larga scala. I critici sostengono che queste pratiche, spesso finanziate da potenti entità come il World Economic Forum e da individui come Bill Gates, potrebbero esacerbare i problemi ambientali anziché risolverli. R.F. Kennedy Jr. in un'intervista dell'anno scorso ha avvertito che questi progetti sono spesso guidati dal desiderio di un maggiore controllo sociale. Aggravano il problema e poi ci vendono la soluzione, ha spiegato, aggiungendo: la soluzione che vogliono è un maggiore controllo sociale. Mentre la Florida è sul punto di diventare il secondo stato a vietare la geoingegneria, le implicazioni sono di vasta portata. Il disegno di legge non solo affronta le preoccupazioni immediate per la salute pubblica e l'ambiente, ma invia anche un forte messaggio sulla necessità di trasparenza e responsabilità negli interventi scientifici e tecnologici. La domanda rimane: altri stati seguiranno l'esempio e in che modo questo movimento avrà un impatto sul più ampio dibattito sul cambiamento climatico o sulla tutela dell'ambiente? Nota del traduttore. E in Italia, quando finirà questo obbrobrio di sperimentazione? Per chi ancora non avesse consapevolezza di questo argomento, a disposizione trovate un sacco di materiale e ricerche in merito raccolte nella playlist Geoingegneria, sia su YouTube che su Indice Alfabetico.